Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi si parla di esche siliconiche per la pesca spinning. Sì, Tantissimi spunti interessanti da voi. Video, articoli, siti web. di tutto di più, Insomma, ci aspetta una vera full immersion. proprio così. Non solo scopriremo i diversi tipi di esche siliconiche, ma capiremo anche come sceglierle e usarle al meglio. Quasi come dei veri professionisti. Esattamente. E magari sveleremo anche qualche aneddoto curioso sulla loro storia. Interessante. Partiamo da un concetto base. Le esche siliconiche, chiamate anche esche in gomma, hanno un grande successo. Sì. Soprattutto per la pesca alla spigola. Sai perché? Beh, immagino perché si muovono in modo molto naturale, no? Come un pesce vero. Esatto. E questo movimento realistico, insieme alla loro consistenza morbida, stimola l'istinto predatorio della spigola, facendole credere di avere di fronte una facile preda. Capisco. Quindi è come se l'esca sussurrasse alla spigola. Ehi, sono qui, vieni a prendermi. Esattamente. Però a proposito di prede, ho notato che le esche siliconiche sono spesso associate alla spigola. È l'unica specie che si può insidiare con queste esche. Ottima domanda. In realtà le esche siliconiche sono efficaci anche con altri predatori come il serra e il barracuda. Però è vero che per i pesci con mascelle e denti particolarmente potenti a volte si preferiscono le esche rigide. Giusto. Hard-bait. E ripetuti attacchi infatti potrebbero rovinare le esche siliconiche che sono più delicate. Ah, quindi è una questione di resistenza. Esatto. Tra i materiali che ho consultato ho notato un'esca che sembra aver segnato un'epoca. Lo Storm Wild Eye Swim Shad. Vero. Sì, hai ragione. Il Wild Eye Swim Shad è considerato un vero pioniere nel mondo delle soft bait e il suo impatto si sente ancora oggi. Caspita. Immagina. È un'esca prearmata con un peso in piombo integrato a finiture olografiche per attirare l'attenzione dei predatori e un design con la pancia piatta che facilita il nuoto. Wow. E non solo. Ha anche un amo anti-incaglio rivolto verso l'alto ed è disponibile in diverse misure per adattarsi a diverse situazioni di pesca. Wow, una vera e propria rivoluzione per l'epoca. Ma cosa rende il Wild Eye Swim Shad così versatile? Lo si può usare solo per la spigola o anche per altri tipi di pesca? La sua versatilità è uno dei suoi punti di forza. Si adatta sia a canne leggere che a canne medie, quindi può essere usato in diverse condizioni di pesca anche con mare mosso. Riesce a raggiungere strati d'acqua profondi e, grazie all'amo rivolto verso l'alto, riduce al minimo il rischio di incaglio, soprattutto in ambienti complessi come porti o scogliere basse. Fantastico, un'esca che non si ferma davanti a niente. E a proposito di esche speciali ho sentito parlare del Kitech Swing Impact. Ah sì. Dicono che sia un vero maestro delle vibrazioni. Di cosa si tratta? Il Kitech Swing Impact è famoso proprio per le sue vibrazioni intense, che attirano i predatori anche da lontano. Immagina, un pesce, anche a distanza, percepisce queste vibrazioni grazie alla sua linea laterale. Certo. Un organo sensoriale che gli permette di sentire i movimenti e le variazioni di pressione nell'acqua. Sì. E queste vibrazioni così intense e particolari lo attirano irresistibilmente verso l'esca. Capisco. Oltre a questo, lo Swing Impact è caratterizzato da una tecnologia a 2 tonalità di colore che lo rende ancora più realistico. Ha un forte aroma di calamaro che stimola l'appetito dei predatori e un design bilanciato che gli permette di nuotare in modo perfetto. Wow, un'esca che non passa inosservata. E immagino che con un'esca così sofisticata sia importante anche la personalizzazione, giusto? Assolutamente, lo Swing Impact è perfetto per essere usato con le testine piombate. In questo modo ogni pescatore può personalizzare la propria esca in base alla specie che vuole insidiare, alle condizioni del mare e all'attrezzatura che sta usando. Praticamente si può creare l'esca perfetta per ogni situazione. Geniale. Un'esca su misura. Tra le varie informazioni che mi avete inviato ho letto anche di un'esca che sembra un classico moderno. Il Fish Black Minnow. Ah sì? Cosa lo rende così speciale? Il Finnish Black Minnow è un'esca molto apprezzata dai pescatori per il suo design innovativo e la sua efficacia. Ha un peso in piombo integrato nella testa, un amo offset speciale per il montaggio Texas Rig e un corpo morbido e flessibile che si muove in modo molto naturale nell'acqua. Sembra un'esca davvero promettente. Ma qual è la tecnica migliore per usare il Black Minnow? La chiave è scegliere la misura giusta del Black Minnow e il peso della testina piombata in base all'ambiente e alle condizioni di pesca. È un'esca molto versatile che si può usare sia lanciandola che con la tecnica del vertical jigging, soprattutto dalla barca o dal kayak. Interessante. Quindi si può usare in tanti modi diversi. Ho notato che parlando di esche siliconiche si fa spesso riferimento all'importanza del colore. C'è una regola generale per scegliere il colore giusto. Certo, in generale quando si pesca in acque torbide o di notte è meglio usare colori vivaci come il bianco, il verde fluo o il verde acceso. Questi colori infatti sono più visibili in condizioni di scarsa luminosità e attirano l'attenzione dei predatori. Giusto. Invece quando si pesca in acque chiare e di giorno è meglio scegliere colori naturali come il khaki o il blu e bianco che imitano i colori delle prede e non spaventano i pesci. Quindi il colore è un altro fattore importante da considerare.
Ma a proposito di costi, con tutte queste esche di marca, come si fa a non spendere una fortuna? Hai ragione, il costo può essere un fattore importante soprattutto per chi si avvicina a questo mondo. Fortunatamente esistono tante imitazioni e cloni, soprattutto di marchi cinesi, che possono essere delle valide alternative a un prezzo inferiore. Ah, ottimo. L'importante è non farsi ingannare da prodotti di scarsa qualità. Certo. Meglio spendere un po' di più e avere un'esca che duri nel tempo e che ci dia le soddisfazioni che cerchiamo. Assolutamente. E parlando di alternative, ho notato che Fish ha creato un'esca molto particolare, il Biotop Stick. Sembra quasi una rivoluzione nel mondo della pesca. Cosa lo rende così speciale? Il Biotop Stick è un'esca davvero rivoluzionaria, sai, è il primo artificiale rigido prodotto da Fish. Ah, Ed è realizzato in bioplastica biodegradabile in ambiente marino. Wow, un'esca ecologica! Incredibile, non ne avevo mai sentito parlare. È un'innovazione straordinaria che dimostra l'impegno di Fascio per la sostenibilità ambientale. Sì. Pensa a un'esca che non inquina i nostri mari. È vero? Ci sono voluti ben 5 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a questo risultato. Caspita, Ma ne valsa la pena. senza dubbio. Ma, come è fatto questa Biotop Stick? Ha qualche caratteristica particolare oltre alla bioplastica? Certo, il design è brevettato e presenta un occhio in vetro, che aumenta la distanza di lancio e stabilizza l'esca durante il recupero. Il corpo, come dicevamo, è in bioplastica colorata in massa con componenti minerali e organici che non danneggiano l'ambiente. Anche l'amo è in acciaio inox senza rivestimento per minimizzare l'impatto ambientale. Un'esca davvero all'avanguardia. E come si usa? Qual è la tecnica migliore? Si può recuperare in diversi modi con il classico walking the dog, sia lento che veloce, oppure con un recupero lineare veloce. È ideale per acque calme o leggermente increspate. Insomma, un'esca versatile che si adatta a diverse situazioni di pesca. parlando di versatilità, ho letto di un'altra esca interessante, il Fish Blaster Shed. Sembra un vero e proprio camaleonte, Sì. in grado di trasformarsi e adattarsi a diverse condizioni pesca. Il Blast Shed è un'esca innovativa pensata specificamente per la pesca al luccio. Oh, La sua caratteristica principale è il Player Concept, un sistema che permette di regolare il peso della testa in base alle esigenze del pescatore. mi incuriosisce questo player concept. Come funziona esattamente? Immagina di avere una sola testa e di poterlo utilizzare con diversi corpi pesi. Interessante. Con il Blaster Shot è possibile. La testa, chiamata Player Head, è compatibile con diverse misure di corpo e al suo interno si inseriscono delle calette Player Block disponibili in plastica, zinco o tungsteno. Variando la combinazione di queste calette si può regolare il peso della testa e quindi la profondità di nuoto e la velocità di recupero dell'esca. Geniale, una sola testa per infinite possibilità. Ma come si fissa l'amo a questa testa multifunzione? Per questo c'è il Player Stinger, un sistema di armamento appositamente studiato per il Blaster Shed. È dotato di una graffatura rapida e di una gerella rolling che garantiscono libertà di movimento all'amo, riducendo il rischio di perdere il pesce durante il combattimento. L'amo, sviluppato in collaborazione con VMC, ha un design speciale che massimizza l'efficacia della ferrata e riduce al minimo le slamature. Un sistema davvero completo. E il corpo del Blaster Shed ha qualche particolarità? Certo, il corpo, chiamato Blaster Body, è realizzato con la Compact Soft Body Technology, un processo di iniezione di plastica che garantisce resistenza e durata. La particolarità di questo corpo è la coda a paletta invertita che si attiva al minimo movimento e sposta una grande quantità d'acqua, rendendo l'esca visibile anche da lontano. Un'esca che si fa notare. E per completare il tutto c'è anche un accessorio speciale, giusto? Esattamente, si chiama Quick Clip ed è un piccolo accessorio che permette di fissare l'amo al corpo dell'esca durante il lancio e il recupero liberandolo solo al momento della ferrata. In questo modo si migliora la presentazione dell'esca, si aumenta la sua durata e si riduce il rischio di incagli. Incredibile. Con il Blaster Shed, Fish ha davvero pensato a tutto. E a proposito di esche innovative, ho visto un'altra esca interessante, il Fish Crazy Paddle Tail. Sì. Sembra un'esca molto dinamica pensata per i pesci attivi. Cosa ne pensi? Il Crazy Paddle Tail è un'esca progettata per la pesca in trazione o lineare nella colonna d'acqua. La sua caratteristica principale è la paletta invertita che gli conferisce un'azione di nuoto fluida e realistica, particolarmente efficace in condizioni di acqua agitata, come in presenza di vento, correnti o onde. Quindi un'esca che non si lascia intimorire dalle condizioni difficili e l'amo come posizionato? Il Crazy Paddle Tail utilizza un nuovo concept di amo liberato che aumenta la mobilità dell'esca, facilita il montaggio e la rende più resistente. L'amo è fissato al corpo tramite un sistema che gli permette di muoversi liberamente, garantendo un'azione di nuoto più naturale e riducendo il rischio di slamature. Un'altra soluzione intelligente. E per quanto riguarda le teste piombate, ci sono diverse opzioni disponibili. Certo, il Crazy Paddle Tail è stato progettato per essere compatibile con le teste piombate shore, offshore e deep della gamma,
Crazy Sand Eel, offrendo ai pescatori la possibilità di scegliere la configurazione più adatta alle diverse condizioni di pesca. Quindi un'esca che si adatta a diverse situazioni. E a proposito di Crazy Sand Eel, ho visto che anche questa esca ha un'azione di nuoto brevettata. Di cosa si tratta? Il Crazy Sand Eel utilizza il concept brevettato HSV, acronimo di High Swimming Vibration. Grazie a una particolare combinazione di forme studiata e testata in Bretagna per imitare il nuoto di un lanzon vivo, il Crazy Sand Eel produce un'azione di nuoto unica, caratterizzata da forti vibrazioni che attirano i predatori. Un'esca che non lascia scampo. E per renderla ancora più resistibile, c'è anche la possibilità di inserire un rattle giusto. Esatto. I corpi del Crazy Sand Eel in taglia 2, 3 e 4 sono progettati per ospitare un rattle che imita il suono delle piccole prede e aiuta i predatori a individuare l'esca in acque torbide oscure. Un'altra astuzia per ingannare i pesci, e per completare il tutto l'esca è anche impregnata di un attrattivo a profumo di anice vero. Certamente. Tutti i corpi del Crazy Sand Eel sono impregnati in una formula attrattiva al profumo di anice che stimola l'appetito dei predatori e aumenta le probabilità di cattura. Un'esca davvero completa, e per quanto riguarda le teste piombate ci sono diverse opzioni disponibili. Certo, il Crazy Sand Eel è compatibile con scinghe diverse teste piombate, shore, offshore, deep, extra deep e X-Strong. Caspita! Ogni testa ha caratteristiche specifiche che la rendono adatta a determinate condizioni di pesca come la profondità dell'acqua, la corrente e il tipo di fondale. Un'esca versatile è adatta a diverse situazioni. E a proposito di esche versatili, ho visto un'altra esca Fijish che sembra interessante. Il Mud Digger. Ah sì. Cosa lo rende speciale? Il Mud Digger è un'esca ibrida che combina le caratteristiche di un'esca finesse con quelle di un paddle tail. La sua testa, chiamata Digger Head, ha un design particolare che le permette di planare durante la discesa e di posizionarsi sul fondo in modo naturale, mantenendo il corpo dell'esca leggermente sollevato. Quindi un'esca che si muove in modo sinuoso e realistico sul fondo. E il corpo? Il corpo del Mud Digger è caratterizzato da una paletta invertita che si attiva al minimo movimento, producendo un'azione di nuoto fluire naturale sia durante il recupero che durante le pause. È un'esca ideale per la pesca verticale lineare vicino al fondo sia in acqua dolce che in mare. Un'esca che non delude. E a proposito di esche speciali, ho letto del Fish Power Tail Saltwater. Sembra un'esca molto potente in grado di raggiungere grandi distanze. È vero. È proprio così. Il Powertail Saltwater è un'esca progettata per la pesca in mare e la sua azione di nuoto potente e vibrante attira i predatori da lontano. Grazie alla sua densità riesce a raggiungere distanze di lancio notevoli sia dalla riva che dalla barca. Un'esca che non teme le lunghe distanze. Qual è il segreto della sua azione di nuoto così efficace? Il Powertail Saltwater utilizza il concept brevettato PTC che prevede una particolare combinazione di corpo e paletta. La paletta rigida e trasparente trascina il corpo durante il recupero, creando forti vibrazioni e rallentando la discesa dell'esca. In questo modo si ottiene un'azione di nuoto ultra realistica che imita perfettamente un piccolo pesce in fuga. Un'esca che inganna anche i predatori più sospettosi. E la paletta è abbastanza resistente da sopportare gli attacchi dei predatori. Certo. La paletta del Powertail Saltwater è realizzata in PVC quasi indistruttibile e in grado di resistere agli attacchi dei predatori più combattivi. Un'esca che non si arrende facilmente. Ho visto anche il Fish Powertail Squid e sembra studiata appositamente per la pesca ai cefalopodi. Cosa ne pensi? Il Powertail Squid è un'esca innovativa pensata proprio per la pesca a seppie, calamari e polpi. La sua caratteristica principale è il sistema PTC, lo stesso utilizzato per il Powertail Saltwater, che gli conferisce un'azione di nuoto realistica e vibrante, irresistibile per i cefalopodi. Un'esca che fa impazzire i cefalopodi. E il panier dove è posizionato? A differenza di altre esche simili in cui il paniere è posizionato sul retro, nel Powertail Squid il panier si trova sul dorso davanti alla paletta. In questo modo il cefalopode afferra l'esca in modo naturale vicino al panier e si riduce il rischio di incagli sul fondo. Un'altra soluzione intelligente è la testa. La testa del Powertail Squid ha una forma a sabot, ideale per la pesca lenta sul fondo. La sua forma particolare garantisce una presentazione perfetta dell'esca ai cefalopodi affamati. Un'esca che sa come attirare l'attenzione. Ho notato che ci sono anche delle colorazioni speciali. Esatto, i colori Fresh Pink e Red Mullet sono dotati di pigmenti fluorescenti e reagiscono ai raggi ultravioletti che penetrano nell'acqua aumentando la visibilità dell'esca in profondità. Fantastico. E questa caratteristica è particolarmente utile per quale tipo di pesca? È utilissima per la pesca alla seppia che vive prevalentemente sul fondo. Un'esca che si adatta perfettamente alle abitudini delle sue prede. Tra i tanti materiali che mi avete inviato ho trovato informazioni anche sul Fish Hypnocast. Sembra un'esca molto particolare pensata per raggiungere grandi distanze e per insidiare diverse specie di predatori. Di cosa si tratta esattamente? L'Hypnocast è un'esca innovativa progettata per la pesca spinning in mare.
La sua caratteristica principale è il sistema anti-incaglio che permette di lanciare l'esca a grande distanza senza il rischio di incagliarsi sul fondo. Interessante. Come funziona questo sistema anti-incaglio? Il corpo dell'Hypnocast è perfettamente bilanciato e l'amo è posizionato in modo da rimanere sempre rivolto verso l'alto, riducendo al minimo il contatto con il fondale. In questo modo si può pescare in zone con ostacoli sommersi senza preoccupazioni. Geniale. Un'esca che non teme gli ostacoli. E che tipo di amo monta? L'Hypnocast monta un amo VMC rinforzato e forgiato con un design speciale che impedisce al pesce di lamarsi. L'amo è inoltre dotato di una piuma che ne aumenta l'attrattiva e facilita la boccata. Un'esca che non lascia scampo. Ci sono delle tecniche particolari per il recupero. L'Hypnocast si può recuperare sia linearmente che con giarcate twitch a seconda delle condizioni del mare e del comportamento dei predatori. È un'esca versatile adatta a diverse situazioni di pesca. Un vero jolly per la pesca spinning. Abbiamo parlato di tante esche diverse, ognuna con le sue caratteristiche e i suoi punti di forza. Per concludere, qual è il consiglio che dai a chi si avvicina al mondo delle soft bait? Il consiglio più importante è quello di sperimentare. Provate diverse esche, diversi colori, diverse tecniche di recupero. Non abbiate paura di sbagliare, la pesca è anche questo. Imparare dai propri errori e trovare la propria strada. Sagge parole. La sperimentazione è la chiave del successo in pesca come nella vita. Con questo consiglio direi che possiamo concludere la nostra immersione nel mondo delle soft bait. Grazie per averci seguito in questa avventura e speriamo di avervi fatto venire voglia di lanciarvi nuove esperienze di pesca. Arrivederci e buona pesca!